Qualsiasi film lo conferma. Trovare tracce di sangue su una scena del crimine equivale ad avere la soluzione del mistero in pugno. Il modo in cui però il sangue ci dà informazioni su una scena del crimine va ben al di là dell'immaginario comune. Le tracce di sangue sono un po' come delle parole che, messe tutte sparse, raccontano ciò che è avvenuto nella nostra scena del crimine. Bisogna solo trovare qualcuno che sappia leggerle. Ciao detective, io sono Alice e oggi esploriamo un nuovo capitolo della genetica forense, l'analisi delle tracce ematiche. Che informazioni ci può dare il sangue oltre al DNA? È possibile scovare l'assassino semplicemente trovando un po' di sangue della vittima in giro? E soprattutto, come fanno anche dei piccoli schizzi su una parete quasi invisibili a dare la vera soluzione per alcuni grandissimi misteri? L'analisi delle tracce ematiche è, tra tutti i campi investigativi, uno dei più recenti. Quello a cui ci riferiamo non è il recupero del sangue per appunto ottenere del DNA di una vittima, ma del cosiddetto BPA, Bloodstain Pattern Analysis, che in inglese sta per appunto analisi delle tracce ematiche. Consiste nell'analisi della disposizione delle tracce di sangue su una scena del crimine e ci consente di capire quali sono stati gli eventi che hanno portato al delitto. I primi esperimenti in questo settore furono condotti da un tipo un po' strano, uno studioso chiamato Edward Piotrowski, il quale aveva utilizzato diversi corpi contundenti per colpire dei conigli e vedere la disposizione delle tracce di sangue che risultava da questi colpi. Oggi vi assicuro, gli studi in questo settore sono molto diversi e il maltrattamento animale è finito da anni. Il campo però da quel momento si è evoluto moltissimo fino a diventare una vera e propria scienza che può essere determinante sulle scene del crimine in alcuni casi irrisolti. Oggi esploriamo quindi 3 cose che forse non tutti sapranno su come l'analisi delle tracce ematiche ci può portare alla risoluzione di un mistero. Numero 1. La fisica è la regina delle investigazioni sulle tracce di sangue. Per capire come mai il sangue arriva su una superficie è indispensabile avere una grandissima conoscenza della fisica teorica, ma anche applicata, motivo per cui molti esperti del settore sono proprio dei fisici di professione. Prendiamo ad esempio uno schizzo di sangue come quello che vediamo in questa immagine. In base alla disposizione di queste macchie di sangue, come facciamo a sapere per esempio dove si trovasse la persona colpita al momento del delitto? Le ipotesi che possiamo fare si basano sia sulla disposizione delle macchie di sangue, ma anche sulla loro forma. Il principio infatti per cui le gocce si depositano in un certo modo è puramente fisico. Nel momento in cui il sangue viaggia attraverso l'aria ha una forma sferica. Per verificare questo concetto possiamo semplicemente prendere un oggetto appuntito da cui far colare un ipotetico liquido e una superficie. Se noi mettiamo la superficie a 90 gradi rispetto al nostro oggetto, il liquido colerà lasciando poi la forma circolare sulla superficie. Se noi invece spostiamo la superficie inclinandola, il liquido che colerà formerà all'inizio una pallina, ma poi inizierà a scendere sempre di più sulla nostra superficie, creando quindi una sorta di strascico tipico della forma di una gocciolina. Quindi avremo una testa che è il punto in cui il liquido è entrato a contatto con la superficie e poi una coda che corrisponde allo strascico della goccia che continua a muoversi. Seguendo questo principio è stato possibile studiare come la forma delle gocce riveli esattamente il punto da cui le gocce sono partite. Prendendo l'immagine di prima possiamo vedere che le teste delle goccioline convergono tutte verso uno stesso punto e le code invece si diramano da quel punto in poi. Attraverso questa analisi quindi è possibile capire esattamente dove è avvenuto il colpo. Numero 2. La presenza di sangue non rivela sempre il criminale. Spesso sentiamo dire che nel momento in cui il sangue viene ritrovato sui capi d'abbigliamento di una persona, allora quella è il colpevole. In realtà la maggior parte delle tracce di sangue in una scena del crimine si depositano su superfici che non c'entrano assolutamente nulla, anche perché è probabile che siccome il sangue è così visibile, i colpevoli cerchino di disfarsi delle tracce di sangue. Spesso il sangue finisce su una superficie non per contatto diretto, bensì indiretto. Prendiamo per esempio una scarpa da ginnastica. Quando con il piede finiamo al di sopra di una pozzanghera e la colpiamo, la scarpa in sé non si macchierà da nessuna parte se non sulla suola. A ricevere tutti gli schizzi di sangue derivanti da quell'impatto non è la scarpa originale, bensì l'altra. Per questo stesso principio, quando una persona utilizza un'arma e magari ci sono delle persone presenti, la maggior parte del sangue verrà depositato sulle altre persone, perché l'arma che viene trascinata in giro sposterà il sangue su delle superfici in maniera indiretta, facendolo cadere per errore. Gli oggetti su cui troviamo sangue, quindi, molte volte non hanno assolutamente niente a che fare con la dinamica dell'incidente, ma è interessante utilizzare anche questo tipo di tracce per capire quali sono stati i movimenti dell'arma e magari arrivare anche qui ad una soluzione. Numero 3. Le pistole sono un'arma a doppio taglio. Quando si spara un colpo di pistola, è normale pensare che la vittima che riceve il colpo
rilasci il sangue sulla superficie alle sue spalle. In realtà, nei film e nelle serie TV, i killer che ammazzano tantissime persone spesso non vengono rappresentati nel modo giusto, perché vista la potenza dell'arma, lo schizzo di sangue non va solamente sulla parete alle spalle della vittima, ma anche di fronte. Questo fa sì che qualsiasi cosa si trovi a meno di 1,5 metri di distanza dal punto di impatto, quindi per esempio dalla testa della vittima, riceva degli schizzi di sangue. Infatti, spesso nei crimini reali, molte delle tracce di sangue significative si trovano all'interno della canna dell'arma, che era posta a una distanza troppo ravvicinata per non ricevere degli schizzi. Quindi, cecchini a parte, un'arma può essere rivelatrice e a volte a doppio taglio nelle investigazioni scientifiche con il sangue. Queste erano solo 3 delle tantissime curiosità che il campo dell'analisi delle tracce ematiche offre, perché questo campo non solo è di recente sviluppo, ma costantemente in evoluzione. Se siete interessati a sapere altre circostanze in cui le tracce ematiche possono dare delle informazioni, scrivetemelo nei commenti e forse arriverà un secondo video con ulteriori curiosità su quella che è l'analisi delle tracce ematiche. Ciao!